Sono Anna Maria D'Ascenzo. La mia breve biografia la faccio partire dalla nascita, perché sono nata in Africa e mi piace ricordare questo aspetto perché mi è servito tantissimo nella vita. Sono rimpatriata e tornata in Italia con la mia mamma, che era rimasta vedova, e mio fratello nel 1949, quasi come gli emigranti che arrivano in Italia ora. E ho avuto la possibilità di studiare e ho iniziato poi una carriera che era assolutamente particolarmente maschile. Infatti ho iniziato la carriera direttiva amministrativa nel Ministero dell'Interno, la carriera prefettizia. Ho lavorato parecchi anni amministrando personale e imparando a conoscere ancora di più le persone, avendo proprio rapporti diretti. Poi ho avuto così la fortuna di essere stata nominata prefetto nel 1990, insieme a un'altra donna. Eravamo le prime 2 donne nel mondo ad essere diventate prefetto, perché anche gli altri stati che avevano carriere prefettizie, a cominciare dalla Francia, da cui abbiamo ereditato la carriera, non avevano ancora donne nel vertice della carriera prefettizia. La cosa più divertente della carriera è stato quando mi hanno mandato sul territorio, in prefettura. Sono stata a Grosseto e poi a Perugia dopo il terremoto che c'è stato nel 1968-67. E ho fatto una carriera veramente interessante che è culminata con 2 incarichi, uno molto importante. Al Ministero dell'Interno è stato creato il Dipartimento per l'Immigrazione. Era un dipartimento particolarmente variato e grande, nasceva con me e ho avuto questa esperienza avendo sotto di me ben 8 prefetti, quasi tutti uomini. Ma siamo riusciti veramente a far decollare qualcosa di grandioso. Noi siamo quelli che hanno fatto la regolarizzazione di 750.000 immigrati, insomma numeri abbastanza grandi. Poi ho concluso la carriera come capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Allora diciamo che tutta la carriera è stato l'inizio che mi ha dato un imprinting molto importante, perché affrontare una realtà maschile e maschilista non è stato del tutto facile. Però ho avuto la fortuna di farmi accettare sorridendo, parlando pochissimo e parlando sempre quel poco quando avevo cognizione di causa, per cui a un certo punto veramente mi consideravano come una persona capace e con la testa sulle spalle. Il periodo più bello è stato quello sul territorio a Grosseto, perché essendo stata proprio la primissima donna a fare il prefetto in sede, è stato particolarmente divertente, perché nessuno in tutte le visite ufficiali che io facevo, nessuno pensava mai che io fossi il prefetto. Non essere mai presuntuosa, avere un profilo basso e fare in modo che poi gli altri mi conoscessero attraverso quello che facevo, che in genere mi riusciva e risultava positivo. Io ho lavorato con i carabinieri, allora in sede praticamente io coordinatore a livello governativo, no? Perché il prefetto è il rappresentante del governo sul territorio, carabinieri, guardia di finanza, polizia dovevano venire a riferire a me, così come tutti i sindaci eccetera. Ed è stata una cosa davvero gratificante, perché sono riuscita a farmi accettare, diciamo, da tutti, perché non sempre
gli uomini accettano le donne e meno che mai le donne accettano le donne. Le donne sono terribili in genere e quando sono presuntuose e piene di sé è la fine. Quindi l'attenzione massima è proprio quella lì. Il primo consiglio che vale per tutti, ma soprattutto per tutte, le donne sotto tantissimi aspetti nel lavoro sono migliori degli uomini, perché le donne sono più attente, hanno sempre la testa sulle spalle e quando fanno qualcosa, pur pensando alle altre 10.000 cose che devono fare dopo, ci mettono la testa. E con la testa e con l'attenzione riescono a sbagliare di meno. Non dico che non sbagliano, sbagliano di meno e se fanno un errore lo possono aggiustare. L'importante è avere sempre la testa sulle spalle, l'attenzione totale. È difficile, lo so, però gli uomini si fanno superare proprio perché non hanno questo tipo di attenzione. Nel momento in cui si distraggono, gli errori sono facili. Sì, quando ero ancora molto giovane e nel Ministero dell'Interno erano tutti uomini, anche un poco cattivelli qualche volta, una volta un collega, già viceprefetto, io ero un piccolo consigliere, mi bloccò in mezzo a tanti altri colleghi, tutti uomini, in un corridoio del Ministero dell'Interno e mi sfidò. Mi ha parlato per 20 minuti l'ho calcolati, guardandomi negli occhi. Non ho mai abbassato lo sguardo e ho avuto la capacità per 20 minuti di non interloquire. Alla fine ho parlato io, il giorno dopo mi è venuto a chiedere scusa.